Cari amici del canale, oggi mi trovo circondato da tecnologie, sono qui nel mio laboratorio di Pescara. Ebbene ragazzi, oggi vedremo il settaggio di quello che alla fine è stato chiamato il toroidale ibrido. È un nome che hanno scelto gli amici del canale, c'erano tante proposte, il toro ibrido, il white bull, eccetera, eccetera, eccetera. Ebbene, un termine molto chiaro per identificare questo inverter 48 volt toroidale ibrido. Significa che all'interno, guardate il video precedente di questa playlist, c'è un inverter con due toroidi, molto pesante, qui siamo oltre 30 kg, e all'interno c'è sempre un regolatore di carica MPPT della potenza di 120 A massimi e 150 volt per stringa. Chiaramente ragazzi, come nel caso degli EPEVER, quando si parla di 150 volt massimi per stringa, massimi significa che non bisogna arrivare lì. Io voglio farvi un esempio molto chiaro, molto semplice. È come se voi spostaste 150 kg di sassi. Ebbene, potete anche farlo, perché spingendo questo masso, se siete abbastanza grossi e sportivi, come anch'io da giovane facevo sport, ce la fate. Ma immaginate di spostare questi 150 kg di sassi, questo sasso da 150 kg continuamente. Alla fine, dopo 100 metri, 200 metri, sareste sfiancati. Ebbene, tutti i regolatori di carica fotovoltaici funzionano così, anche eolici, idroelettrici, cioè il massimo picco è quello al quale possiamo arrivare, ma non dobbiamo restare lì. Quindi le stringhe devono essere studiate per stare a 140 volt, meglio ancora a 130, che siano EPEVER o che sia questo interno a questo inverter. In questo modo, se diamo continuità a 130 volt circa, anche 120, siamo in termini di sicurezza ampiamente dentro i termini, ma abbiamo possibilità di spingere a 150. Quando avviene questa spinta? Quando c'è un'anomalia, ad esempio, quando c'è del bianco come il riflesso delle nuvole, la neve che è caduta d'inverno dove gli MPPT producono di più, ebbene questa spinta viene compensata arrivando al suo massimo per un tempo contenuto. Un altro discorso è se avete i pannelli esposti in una maniera non così agevolata, non sono perfettamente a sud con l'angolazione perfetta rispetto al sole, perpendicolare al sole, a quel punto siete un po' spostati, quindi sapete già che non produrrete il massimo dai pannelli. Ecco perché può andare bene anche in questo caso arrivare qualcosina in più. Ma il punto è non toccateli mai, restate sempre a far respirare i regolatori di carica, e questa è una cosa molto importante. Questo riguarda cosa? Soprattutto il valore di VOC. Dietro al pannello c'è VOC e ISC, sono gli unici due parametri che io consiglio di valutare su questo canale, non l'NOCT, non altri parametri come il VMPP o l'IMP. Sono tutti parametri ridotti, noi andiamo sempre al massimo e diventiamo quindi più conservativi. Ecco perché VOC e ISC sono quelli che spingono i pannelli alla massima potenza. Ora, questo inverter ha tante belle caratteristiche, in questo video le vediamo, alcune le abbiamo già anticipate nel video numero 1 di questa playlist che riguarda proprio questa tipologia di impianto, dove ho portato sul canale il toroide, che è sempre preferibile per potenza, onda pura e quant'altro, ma nel contempo tutto in uno, all in one, cioè con pannelli, batteria e inverter e ovviamente cavi, fusi, tutti gli accessori annessi e connessi, abbiamo fatto un impianto fotovoltaico. A questo punto, quando scegliete i pannelli, se prendete pannelli da 46 volt massimi, arriviamo a 140, 138. Questa è la cosa ideale. Stringhe da 3 per arrivare a 138 volt, oppure pannelli da 32 volt se li avete usati. Quelli usati da 250 watt o 300 watt hanno di solito un VOC che può essere intorno ai 36, allora lì possiamo fare stringhe anche da 4. Insomma, calcolate sempre che la moltiplicazione delle stringhe, voi sapete che, ve lo ripeto, quando sono in serie si somma la tensione e rimane fisso l'ampere, quando sono in parallelo si sommano gli ampere e rimane fissa la tensione. Mi spiego meglio: se avete tre pannelli da 30 volt, ipotizziamo,
Se li mettete in serie avete fatto una stringa 30, 60, 90 volt. I pannelli sono da 8 ampere, bene, rimane una stringa da 30, 60, 90 volt, 8 ampere, che è l'amperaggio di ogni singolo pannello. Se invece li mettete in parallelo, voi avete 3 pannelli in parallelo, quindi 30 volt, 30 volt, 30 volt, poi messi in parallelo, quindi questo parallelo avrà 30 volt di tensione, ma gli ampere sono 8, 16, 24. Quindi ricordate questa formula: in serie si somma la tensione e non gli ampere, in parallelo si sommano gli ampere e non la tensione. Cosa dire dei diodi di blocco, che molti purtroppo ascoltano ancora voci di popolo e fake news? I diodi di blocco lo accennerò ancora qua dopo la presentazione di questo video. Sarà molto interessante, molto tecnico, anche per i principianti, ragazzi, e non solo per professionisti. Ebbene, i diodi di blocco sono fondamentali. Iscrivetevi a questo canale, fra pochi secondi entriamo nel vivo di questa argomentazione molto interessante. Buona visione. Bentornati ragazzi, oggi parleremo, ve l'ho anticipato, di questo inverter, quindi vedremo i settaggi. Che cosa sono i settaggi? I settaggi sono l'applicazione specifica di tutto ciò che bisogna calibrare in termini di tensione, amperaggio e tempi all'interno di questo inverter. Non riguarderà solo l'inverter, ma riguarderà anche il regolatore di carica incorporato. Quindi qui, rispetto ad esempio al bestione arancione, andremo a settare non solo l'inverter, ma anche il regolatore di carica. Significa che se nella playlist 48 volt o il mega impianto andavamo a settare l'inverter per ciò che riguardava l'inverter e le PEVER, ovvero il regolatore di carica, a parte, qui dobbiamo fare un settaggio globale. Ora, se mi doveste chiedere: Gianni, mi fai i settaggi? Non posso farveli io, ma in questo video vi insegnerò come si fanno. Perché? Perché i settaggi devono tenere presente di una serie di circostanze che variano da un impianto all'altro. Se avete tanti pannelli o pochi pannelli, cambia il settaggio, perché la prepotenza nella carica è molto più importante se avete tanti pannelli. Ecco che allora abbiamo bisogno di un settaggio leggermente diverso. Un'altra cosa, le inclinazioni. La carica lenta farà lavorare meno l'MPPT, ma più a fondo, mentre con tanti pannelli possiamo avere una rapidità di carica e quindi arrivare a una carica finta, falsa delle batterie, che sarà solamente il raggiungimento di un bulk. Ecco perché è fondamentale capire, non avere un settaggio. Quando lo capirete sarà molto facile farvelo da voi, e quindi qualsiasi impianto voi abbiate, che sia nel camper, che sia piccolo, modesto o importante, andrete a realizzare un settaggio giusto per entrambi i componenti, in questo caso inverter e MPPT. Adesso avvicinerò la telecamera per spiegarvi tutti i settaggi. Vi ricordo che questo è un inverter con il regolatore incorporato, quindi i settaggi saranno veramente tanti e completi. Andiamo a capire il perché si fa un settaggio invece che un altro. Chiaramente i video di questo inverter proseguiranno in questa playlist. Questa playlist è dedicata proprio a questo inverter, dove nei video successivi ci saranno anche ulteriori spiegazioni, perché ad esempio, già l'avete visto su altre playlist, quando io ho tanti pannelli, la carica è veloce, quindi bisogna gestire il bulk e i tempi di bulk, oppure ho poche batterie, allora a fronte di alti consumi, visto che questo è un 8 kW di potenza massima, se ho una batteria sola potrebbe esserci, soprattutto quando siamo vicini alla scarica, potrebbe precipitare la tensione e fare intervenire il cut-off. Quindi qual è il cut-off, ovvero lo spegnimento globale? Prima dello spegnimento globale c'è il passaggio alla rete, cioè il go to net, c'è il go back to battery, cioè il ritorno alla batteria. Tutti questi vanno adeguati a quante batterie avete, ovvero potenza in kilowattora. Qual è l'assorbimento massimo dei vostri elettrodomestici che faranno precipitare la tensione, soprattutto attraverso gli spunti e soprattutto attraverso gli spunti dei carichi induttivi come i motori, certe pompe, le saldatrici che tirano di bestia. Ebbene, andiamo a capire
questo attraverso la telecamera avvicinando, e quindi faremo un settaggio, chiamiamolo un settaggio normale, un settaggio di massima che va bene per chiunque. Dopodiché gli aggiustamenti li vedremo nei prossimi video e capirete, in funzione dell'impianto che avete, come poter adattare questo settaggio. Questo è lo schermo, come si presenta, input, output, poi con i tasti su e giù si può andare a verificare altri parametri. Qui vediamo sulla sinistra il tasto di uscita, il cosiddetto ESC, che serve a uscire, e questo invece è quello per entrare, cioè tenendolo premuto 10 secondi lui fa un suono molto lungo, bisogna avere pazienza, e si arriva allo schermo che interessa a noi, cioè la prima videata del settaggio. Ovviamente i settaggi che vedrete qui possono interessare anche il bestione arancione e qualsiasi altro inverter ibrido. Qua ci sono i tasti di salita e discesa con i quali regoliamo. Siamo nella videata numero 00, guardiamo a destra, c'è scritto APL. Cos'è APL? Appliances, cioè tutto quello che vogliamo far funzionare deve andare in narrow range, cioè ristretto, modalità UPS, ovvero tra 180 e 265 volt, o più larga, quindi spostiamo a 155 e 265 volt. In questo modo riusciamo a sopperire alla problematica che a volte accade, dove a motivo di cadute di tensione, a motivo di problematiche legate ai carichi induttivi, agli spunti, possiamo calare troppo di tensione. Questa funzione la lascerei esattamente su APL. Eccoci al parametro 01, questo riguarda la frequenza. Possiamo scegliere tra 45-65 Hz oppure 40-70 Hz. Io ho visto che lasciarlo sul wide range, cioè HI, può essere appropriato, perché abbiamo anche lì, in funzione della instabilità possibile, lui comunque continua a funzionare. Se invece vogliamo stringere il range, lasciamo su LO. SBU è il parametro 02, quello che preferisco. Se no c'è Utility, se vogliamo utilizzare come priorità la rete, poi c'è SOL, però SBU sarebbe Sun, Battery e Utility, quindi le priorità in funzione dell'energia disponibile sono scelte in questa direzione: prima il sole, poi le batterie e poi la rete. Il parametro 3 riguarda la carica, cioè come vogliamo caricare le nostre batterie, attraverso la rete, attraverso alcune priorità. Quello che io preferisco è la OSO, cioè Only Sun, solo con il sole, quindi è il parametro OSO. Parametro 4 è importantissimo, riguarda esattamente l'allaccio alla rete quando devo caricare le mie batterie dalla rete. Questo arriva fino al 100%, che sono oltre 3 kW, quindi se non avete una rete disponibile per 3 kW, allora dovete aggiustare, cioè avete possibilità di gestire dal 10 al 100%. Se lasciate il 100% caricate totalmente circa a 3600 watt dalla rete, ma se avete solo 3 kW vi salta la corrente. Ecco che se invece avete 6 kW va bene. A questo punto potete fare il 50%, il 60%, il 70%, anche in funzione dei carichi che avete attaccato alla casa funzionanti. Se ad esempio state prelevando già 1 kW per casa, non potete lasciarne 3 se avete un contatore da 3 kW, ma dovete abbassare. Questa percentuale dal 10% al 100% vi dà la possibilità di gestire la potenza che avete all'interno della rete erogabile verso il vostro inverter, verso le vostre batterie. Questo, il parametro 0,5, è la percentuale dal 20 al 100% della carica solare, cioè potete stabilire se diminuire la carica solare. Questo è molto importante se avete una casa al mare, una baita per la quale non ci andate spesso. Riducete allora il lavoro degli MPPT con una carica meno importante. Quando invece siete presenti, mettete 100%. Questo serve a salvare le batterie da cariche troppo veloci. Ecco il parametro 0,6, il più importante di tutti dal mio punto di vista, è il Boost Charging Voltage, ovvero il cosiddetto bulk. Questo di fabbrica viene impostato a 56,8, lo dovete assolutamente abbassare. Questo, secondo i parametri stabiliti da me, va portato tra il 55 e il 55,2.
Questo è importante per andare a fare una carica massima delle celle, ma dando longevità. Ecco l'altro parametro importante, ovvero il float, ovvero dopo che sono arrivato al bulk e ci sono rimasto, devo mantenere le batterie, quindi a quanto metto il float? Di serie viene portato a 54,4, che sarebbe una carica importante, definitiva della batteria, invece io lo abbasserei un po' per dare longevità, quindi a 54 volt, che è comunque già una bella carica, e siamo già al 95% della batteria se rimane lì anche un po' di tempo, e in questo modo abbiamo sempre la batteria carica al massimo. Quello che diventa conservativo è un abbassamento ulteriore, potremmo mettere 53,6. In questo modo abbiamo caricato la batteria all'85% 90 e ovviamente dura di più. Tutto ciò ovviamente in funzione dell'uso della batteria. Se abbiamo un uso continuo, se la sfruttiamo al massimo, allora è meglio caricarla tanto, se no potremmo rimanere senza corrente. Se invece la usiamo meno, allora a quel punto possiamo anche abbassare il float. Eccoci al parametro 0,8, questo è il cosiddetto cut-off, cioè quando c'è un'anomalia per cui non c'è il passaggio alla rete oppure siamo completamente off-grid e non siamo presenti, non riusciamo a caricarlo, la batteria deve andare in protezione per evitare alle celle di andare sotto il limite minimo. Ebbene, questa impostazione io la faccio a 2,5 volt per cella, che moltiplicato 16 fa 40 volt. Potete mettere 41, potete mettere 42, non c'è più energia dentro, c'è qualcosa di residuo che serve a salvare solo le celle che non devono andare sotto tensione. A questo punto questo è il cosiddetto shutdown. Il parametro 9 e il parametro 10 sono quelli che nel bestione arancione chiamavamo il 12 e il 13, cioè il coinvolgimento della rete nel funzionamento quando si arriva sotto un certo livello. Di serie viene impostato 48 sul parametro 9, io lascerei quello, invece quello del parametro 10 è troppo alto perché viene impostato a 54 volt, cioè torno a batteria, torno a sole quando arrivo a 54, assolutamente no, va abbassato a 52. Parametro 11, la scelta della tensione in uscita dall'inverter è da 200 a 240. Io preferisco impostare sempre 230 volt per dare un po' di efficienza superiore, ma possiamo anche mettere 220. Il 12 riguarda la sensibilità di rilevamento, possiamo tranquillamente lasciarlo così, e invece il 13 riguarda gli hertz in uscita, in Europa dobbiamo mettere 50 Hz. Parametro 14 riguarda la ripartenza, cioè se abbiamo un cortocircuito o un sovraccarico, lui riparte per 3 volte. Il parametro 15 è quello che regola la luce, cioè la backlight, praticamente o la vogliamo sempre spenta o sempre accesa o smart. Il parametro 16 riguarda il buzzer control switch, ovvero il cicalino. Praticamente lo lascia acceso quando c'è una problematica oppure viene disabilitato e quindi non suona mai. Eccoci qua, parametro 17, 18 e 19 non si toccano, o meglio è consigliato di non toccarli. Il 20 in questo video non viene spiegato perché riguarda le porte di comunicazione, quindi è il baud rate che va settato, fondamentalmente il 2004, 4.8 e 9006 è classico con i vari cavi, i CAN bus o il cavo, l'RS485 che vedremo come connettere in futuro. Il parametro 21 si lascia così com'è sulla 220 volt, riguarda il display, invece il 22 e il 23 vedremo i settaggi la prossima volta perché riguarda le batterie quando si sono spente, quando sono andate in shutdown in una maniera non normale, dice il manuale, e quindi la tensione deve essere superiore a quella settata. Comunque lo vedremo nei prossimi video questo. Ecco un parametro che va settato all'istante, il 24, e riguarda il tipo di batteria. Qui ci sono tutte le batterie gel, le sigillate a acido libero, anche le litio, le litio ferrofosfato, però quello che io consiglio, ed è esattamente il settaggio che stiamo facendo, è la funzione user.
quindi dovete impostare su User in modo da settare le celle come volete voi. Il parametro 25 è esattamente l'attivazione della comunicazione con il BMS. Questi sono parametri delicati che riguardano i software, quindi per queste domande sui software chiedete alla Mani, perché dipende spesso dal tipo di inverter, dal cavo che utilizzate, quindi vi sanno dare direttamente tutte le informazioni che volete. Invece gli altri due, cioè il 26 e il 27, sono relegati al SOC, anche il 28, e sono le percentuali di attivazione del SOC per lo sgancio della batteria in caso di emergenza, e io questo lo tengo sempre bassissimo, perché sennò sapete che il SOC non è affidabile da nessuna parte, quindi tenere i parametri alti significa che se c'è un'anomalia lui vi stacca la batteria e ve la spegne. Questo è importante. E anche il parametro 28, quindi 26, 27 28 devono rifarsi al funzionamento del SOC se vogliamo attivarlo, ma io questa cosa qua, lo vedremo poi bene nei prossimi video, non è una cosa che mi piace. Col parametro 29, che riguarda sempre il SOC, quando praticamente l'inverter si riaccende, il SOC deve essere più alto del valore settato. Ecco ragazzi che per questi settaggi di SOC fate sempre molta attenzione, fate diverse prove, perché sennò vi potreste trovare la batteria spenta e non funzionante e non sapete cosa è successo. Ecco il piacevolissimo parametro 30, cioè il reset ai valori di fabbrica. Qualsiasi errore, qualcosa che avete creato e settato in maniera errata, ebbene con questo parametro andiamo a resettare e a riportare l'inverter ai valori di fabbrica. Questo è importante per il ripristino. Quello successivo è il modello Eco. Attenzione, qui se siete in un ufficio e non volete che l'inverter assorba il suo standby, potete mettere anche Eco. Lui quando sente pochi watt si va a spegnere, ma attenzione, devono essere veramente pochi, perché sennò lui fa procedure continue di accensione e spegnimento. Ecco perché se siete in un ufficio e volete spegnere definitivamente, oppure un garage dove lavorate eccetera, io consiglio di mettere la modalità Eco in off. Premiamo per l'ultima volta, dopodiché ESC e siamo fuori dai settaggi. Adesso è il momento ragazzi di spiegarvi ancora una volta il diodo di blocco, questo strumento che fino a poco tempo fa era relegato al diodo di blocco cinese, quello all'interno del connettore MC4. Ebbene, con gli impianti di questo canale che sono partiti con 1 kW, 2, 3 kW, quello poteva anche andare bene, anche se non aveva potere sulla corrente inversa. Finalmente questa azienda, rappresentata da questo canale, la Ocram, e andate a vedere il video specifico, un'azienda di persone molto competenti, hanno creato questo diodo di blocco qui in Italia, un'azienda italiana, nel Veneto. Ebbene, questo diodo di blocco ha un potere antinvertente, cioè reagisce alla corrente inversa fino a oltre 1000 volt. Significa che quando questo decide di non far passare la corrente in senso inverso, ebbene qua non passa nulla. Queste sono due versioni da montare sul tetto, questo è quello più piccolo, ci sono di diversi ampere, da 15, 25, questo da montare sul tetto per un impianto un po' più modesto. Sotto vedete ovviamente tutti i link di questi prodotti. Questo diodo di blocco Belva, e questo è quello che si mette sul quadro, quindi con attacco DIN, che potete attaccare direttamente al quadro, al combiner box fotovoltaico. Ragazzi, ma i diodi di blocco vanno utilizzati. Ebbene, se andate a girovagare in internet trovate un sacco di incompetenze, gente che parla per tronfia proprietà acquisita, ma il concetto è che bisogna capire a cosa serve un diodo di blocco. Molto spesso capita che chi non fa test si affida ai test falsi. Cosa sono i test falsi? Io l'ho tolto, ma tutto va. Non è un test quello, perché tutto comunque va. Ma cosa succede? Ed ecco che scopriamo l'utilità del diodo di blocco.
a fronte di una problematica legata alle ombre e non solo alle ombre. Ebbene, il diodo di blocco ha la funzione proprio di interrompere la corrente inversa che può danneggiare le celle, una singola cella, due celle, una stringa, e possono crearsi problematiche di surriscaldamento. Perché questo avviene? E quindi quando, ecco una frase importante, quando bisogna utilizzare il diodo di blocco, non sempre. Ad esempio, a volte voi, cari amici del canale, mi fate domande sul mio canale e sono sempre apprezzate. Ricordate che qua nessuno fa domande stupide. A volte dite: Gianni, scusami per la domanda stupida. No, le domande sono tutte lecite, perché è la conoscenza che ti dà le risposte. Ebbene ragazzi, alla domanda: io ho una stringa fotovoltaica di 4 pannelli in serie e poi arrivo al regolatore o all'inverter. Gianni, devo mettere il diodo di blocco? No, perché il diodo di blocco si mette solo sui paralleli, ovvero io ho una stringa di 4 pannelli, ho un'altra stringa di 4 pannelli. Devo mettere il diodo di blocco? No, se non ho le ombre. Allora il punto è questo: il diodo di blocco ripara, cioè scusate, evita che una stringa con un pannello che va in ombra cali la tensione, l'altra stringa va a pareggiare, cioè butta dentro tensione, quindi al contrario, all'interno di questa stringa in ombra, e avviene il surriscaldamento. Per evitare questo, il diodo di blocco frena questo ingresso, blocca questo ingresso. Ecco che se non abbiamo ombre non serve il diodo di blocco sui pannelli in parallelo. Ma attenzione, a livello tecnico, l'avevamo discusso con la Ocram anche l'altra volta, c'è un altro aspetto che dobbiamo tenere presente, che è quello del cortocircuito. Se io ho due stringhe in parallelo, ok? Cioè una stringa di 4 pannelli, una stringa di 4 pannelli, poi arrivo al combiner box ed entrano in parallelo, ebbene se non ho ombre sono tentato a non mettere questi diodi di blocco. Ma cosa succede? Ipotizziamo, ed è raro, ma non rarissimo, che uno dei pannelli vada in corto. Quando un pannello va in corto, quella stringa annulla il suo potere di produzione, perché quel pannello, andando in corto, diventa un assorbitore. Ebbene, anche in quel caso la corrente del pannello che invece sta bene ed è al sole può riversarsi su questa stringa. Quindi non è solo una questione di ombre, ma anche una questione di raro cortocircuito del pannello. Ecco che il diodo di blocco è proprio una protezione che permette il passaggio della corrente da una sola direzione verso un'altra, ovvero dalla stringa fotovoltaica verso il regolatore di carica, e non al contrario. Quindi entrambe le stringhe, o 3 stringhe o 4 stringhe con il loro diodo, permetteranno il passaggio di corrente solo in una direzione. Ipotizziamo 1, 2, 3 stringhe, tutte andranno in quella direzione. Se succede qualcosa a questa stringa, per cui si brucia un pannello o c'è un'ombra di una pianta, di un camino, le altre due vorrebbero fare sul parallelo, vorrebbero rientrare, ma non passano perché questo non lo permette. Questa è la reale funzione del diodo di blocco. Mi raccomando ragazzi, non ascoltate i faciloni, li trovate dappertutto sul web. Ebbene, questi non hanno fatto test, questi hanno messo un diodo Schottky, quelli classici di MC4 che usavamo tutti prima perché non c'era la Ocram, hanno visto il funzionamento, dopodiché l'hanno tolto, hanno fatto magari anche un video amatoriale, l'hanno divulgato, vedi che non succede niente. Questa è faciloneria. Il diodo di blocco deve essere installato se ci sono ombre o se c'è la prevenzione assoluta per la quale vogliamo evitare anche l'eventuale raro cortocircuito del pannello. Ora, quando dico deve essere installato, chiaramente ragazzi siete iscritti a questo canale, è quello che dico su questo canale, ma sentitevi sempre liberi di fare ciò che credete. Questo è un canale di responsabilizzazione e di cultura, ma i maestri siete voi ragazzi. Quindi è importante che vi acculturiate, che andiate a capire e a rifiutare la faciloneria solo se ne siete convinti. Se invece volete seguire altre onde, altri pensieri, fate pure ragazzi, libertà massima su questo canale. Con questo passaggio attraverso i diodi di blocco, e spero che sia stato utile,
Spero abbiate veramente capito come, ancora una volta, ancora di più, come funziona un impianto fotovoltaico e vi invito a iscrivervi a questo canale. Questo video finisce qui, non è stato troppo lungo, però spero che sia stato chiaro per tutti coloro che hanno preso questo inverter dalla Mani. Qua sotto trovate il link, iscrivetevi a questo canale e ci vediamo al prossimo video. Buona serata.